Non c'è nessuno. Allo? Oi, carabinieri. Tutto ok? Come ti chiami tu? Io? Sì. Famoso. Come, da solo stai qua? Sì. Ehi. Billy non c'entra niente in questo. Cosa sta cercando? Qua cerchiamo se troviamo della sostanza stupefacente, dove già più volte che hanno trovato, poi quando c'erano altre persone di colore. Può essere gente legata alla mafia nigeriana? Anche, sì, anche. Il documento ce l'ha? Sì, lo sta portando. Chi è tuo fratello? Chi è tuo fratello? Stalin. Chi? Stalin. Stalin? Sì, a casa. Ma Tyson sta te? No, stava solo No, lui. no. No, solo tu sta. Solo Sì. lui. Evidentemente fuggito. Ma perché sta chiamando il fratello? Per farsi portare il documento dice che c'è il fratello, c'è il documento suo. Non lo so, vediamo. Vedi che ha portato la tenda. Alla destra. Sì, perché c'è l'altra abitazione qua. Sarà scappato? No, assolutamente no. Sì. Qua ci sono più persone di colore. Diciamo che entrare di notte qua è un po' azzardato, un po' pericoloso, senza luce. Infatti qua parecchi colleghi, poliziotti, carabinieri, hanno fatto delle irruzioni, sapendo che c'era uno spaccio in atto, e sono stati aggrediti da queste persone. Allora in quel caso non si può sempre trovare soluzioni, diciamo? Soluzioni, Nel limite del possibile. noi quelle che riusciamo a fare noi lo facciamo, però lo spaccio qua è veramente tanto, spaccio e prostituzione. Voici Castelvolturno, dans le sud de l'Italie, à 50 km de Naples. L'ancienne cité balnéaire, prisée par la classe moyenne napolitaine, est devenue en quelques années le symbole de la faillite de l'État italien. Dans cette ville de 40 000 habitants, 20 000 migrants, dont 15 000 clandestins, principalement des Nigérians. Le taux de chômage y est supérieur à 65% et la criminalité gangrène la ville. C'è altra droga? Other drug inside the house? Longtemps aux mains de la Camorra, la ville est devenue le fief en Europe de la mafia nigériane dans le courant des années 2000. Prostitution, trafic de drogue, point de passage des migrants vers l'Europe, Castelvolturno a nourri la vague populiste qui a emporté l'Italie lors des élections de 2018 et permis l'accession au pouvoir du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Quello che vediamo, quello che è uno dei posti in Italia dove ci sono più immigrati, più clandestini che italiani. Nous avons passé un mois sur place pour comprendre comment les autorités italiennes ont abandonné cette commune et fait de Castelvolturno l'une des villes les plus dangereuses d'Italie.
qua, anzi li metto qua così dopo. Mettiamoci. Ok. Si direbbe dice questo cibo, questa cosa e fa che tutti i bambini del mondo abbiano sempre qualcosa da mangiare, devono avere il pane, il figlio, il Spirito Santo. Vabbè, buon appetito. Buon appetito. Scusate, il comandante dei carabinieri, scusate un attimo. Pronto comandante, buona domenica. Sì? Ah, addirittura. Quando? Proprio adesso è successo. Sì, va bene. Grazie, ci vediamo tra poco là. Che è successo? Vi devo lasciare per una mezz'oretta. C'è stata un'aggressione qua vicino al Parco Saraceno, una donna nigeriana, addirittura pare sia stata violentata. Scusate, ci hanno detto che c'è stata una donna che è stata violentata qua. Sono saliti i carabinieri, ambulanza. Sono saliti carabinieri, ambulanza. Sono due ambulanze. Ah, e allora andiamo a vedere, Grazie. È arrivata una telefonata al 118, lato ambulanza, che una donna africana è stata violentata al Parco Saraceno, che sarebbe il quartiere dove abitano prevalentemente persone occupanti abusive, un quartiere che è retto dall'illegalità, non si paga qui l'affitto, non si paga la luce, non si pagano le tasse, non si paga l'acqua, nessun servizio. Ed è arrivata una telefonata al 118 che una donna africana pare sia stata violentata. L'ambulanza è corsa, è arrivato qui sul parco e ha trovato dei tafferugli, dei tumulti, degli uomini che litigavano tra di loro, africani, proprio sotto al palazzo dove è arrivata questa chiamata. E il mezzo dei sanitari ha preso anche qualche colpa, hanno iniziato a prendere a calci e a pugni l'ambulanza, quindi sono scappati i sanitari e hanno chiamato i carabinieri e hanno aspettato l'arrivo delle forze dell'ordine. Sono arrivati, adesso siamo qui sul posto e vediamo un po' quello che è successo. Stanno i carabinieri sopra. Sono scappati tutti quanti, è rimasto solo a questo punto. State aspettando loro che vi danno indicazioni per salire. Ma è sicuro che è una donna violentata? Così ci hanno riferito. L'hanno riferito prima a loro e loro a noi. Ai carabinieri? Loro sono stati chiamati per prima e loro hanno fatto chiamare noi. Stanno cercando di sfondare, i carabinieri stanno cercando di sfondare la porta perché dove è arrivata la chiamata c'è la porta chiusa e probabilmente c'è qualcuno barricato in casa che non vuole fare entrare le forze dell'ordine. E allora c'è un po' di tensione, non vogliono al momento giornalisti e ci hanno chiesto di restare fuori. Come fatto loro qua proprio, dove girare, perché questa casa proprio qua io lo sai. Questa casa qua sono gruppi EIE, sono mafia di nigeriani che viva qua. Chi è? Scusa, mi puoi ripetere? Sono gruppo di EIE, si chiama, loro sono mafia di nigeriani che vivono qua. In questa palazzina? In questo palazzino fa tutti stronzati sul pacco qua. Porta donna qua, picchiano, violentare, manda loro per fare prostituzione, per forza loro devi fare. Perché qua sul pacco qua siamo stanchi, ci sta bambini qua, ci sta italiani qua, nessuno qua italiani sta tranquillo. Quindi qua sopra ci sono africani buoni e africani cattivi? Sì, sì, tanti sono cattivi e questo gruppo sono tanti qua. Un abiti qua, ci sta altri palazzo, ci sta tre appartamenti loro là. Sono tanti qua in Gopmo. Con loro noi non ce la facciamo più, siamo stanchi qua. E loro qua che fanno? Droga e prostituzione? Si fa tutto, si fa tutto. Che fanno? Si manda ragazzi a fare prostitution, si fa il gruppo EIE qua, come mafia, no? Va in giro, chiappa donna, picchiano, prendi i soldi da loro, violentare, per forza loro devi fare. Sempre guardia vieni qua per colpa di questa agenda. Siamo stanchi qua in Gopmo.
E non li arrestano? Si scappi, non si trovi mai. Guarda a cercare sempre loro qua, non si trovi mai. Si sparisce. Quindi la vittima di questa aggressione non è stata trovata, quindi non è un vero e proprio falso allarme, qualcosa c'è stato, non si capisce bene adesso cosa, perché la donna che sia stata o violentata o picchiata al momento non c'è, per cui probabilmente o è scappata, è riuscita a scappare dal suo carnefice o peggio ancora l'hanno portata via. Come spieghi che abbia voluto andarsene? Perché sono senza permesso di soggiorno, quindi hanno il terrore di avere qualsiasi tipo di rapporto con le forze di polizia, anche se dovessero essere, tra virgolette, aiutate, hanno paura che dopo potrebbero avere un foglio di via, di espulsione. Ci affacciamo al balcone magari. A me mi hanno fatto questa minaccia. Come? Capito? La minaccia di morte. E perché vi devono uccidere? Perché ho chiamato io quando la ragazza piangeva che è stata violentata. Io, come sono una mamma, ho anche i miei figli. Allora non ho potuto stare così. Io guardavo dalla finestra e invece loro volevano ancora picchiare lei, questa ragazza, ancora. Da quanti anni ha questa ragazza? Su 18-20 anni, proprio piccolina. E perché l'hanno violentata? Non voleva prostituirsi forse? No, l'hanno fatto anche venire dalla Foggia, capito? Eppure l'hanno lasciato senza i soldi e lei è scesa, io guardavo dalla finestra, è scesa con i piedi a terra con questo freddo. Anzi, non è questa la prima volta. Io ho sentito diverse ragazze piangevano sempre lì. Dopo che la scopano, picchiano, niente, senza... capito? Sono molto potenti. Molto pericolosi. Noi dovete darci la protezione per tutte le parti, perché io non lo so, non solo a me, anche se proprio io che sto di fronte a tutto adesso che ho chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Il numero e le risorse inadeguate per le forze di polizia a Castelvolturno è dimostrato dalla potenza stessa del clan dei nigeriani. È vero sì che sono numerosi e potenti, però perché non si riesce a contrastare? Perché un numero così alto di prostitute? Perché sono così poche le ragazze nigeriane vittime della tratta, schiavizzate, che trovano il coraggio e la forza di ribellarsi e denunciare alle forze di polizia il loro stato di schiavitù, proprio perché non c'è sul territorio un progetto di recupero, non ci sono risorse, non ci sono progetti. E poi le poche ragazze che sono riuscite a scappare sono riuscite tutte più o meno a inserirsi e a integrarsi nel contesto sociale italiano. Molte hanno iniziato a lavorare, qualcuna si è sposata, qualcuno fa anche volontariato, come il caso di una ragazza che lavora con Emergency, un'associazione di volontariato sanitario che opera qui sulla Domiziana, fa ambulatorio medico e presta un'attività fondamentale per la salute del territorio, sostituendosi sempre alle istituzioni pubbliche. When was your last menses? When was your last menses? August when? Augusto. You don't know the date at Augusto.
You're pregnant. You're pregnant. Yes, you are pregnant. They did test for you, right? They did it. You know me. You are pregnant. Oggi facciamo un giro lungo la via Domiziana, che è la via principale di Castelvolturno, per incontrare ragazze che stanno lavorando sulla strada per distribuire preservativi e materiale informativo su malattie sessualmente trasmissibili, contraccezione, eccetera. E chiaramente le donne, diciamo, che incontriamo per la prima volta, per dargli informazioni sull'esistenza del nostro ambulatorio. Many of them are on the street not because they choose to be there. They are forced to work on the streets. They are like slaves. Many of the girls are asked to pay 35,000 euro. It is the trafficker that determines the amount. It is the trafficker that determines when they have finished paying. It's a very, very difficult life because these were people that left their country with the hope of going to paradise. But arriving here, they found themselves in another situation. They found themselves in a place of no going back. They found themselves without documents, with no identity, with no permit of stay, which make them to always live in fear, which also contributes to their perpetual slavery. So I have to attend to this. Oyo. Good morning. How are you? How is work today? No work. No work? No. Do you really like this thing you're doing? No. How long have you been here? 2 years. 2 years? Yes. Then, have you not still finished paying your debt? No. Like, how much is your debt? 25,000. 25,000 euro. But is your madam is she very nice to you? She's good. She's good to you. She doesn't shout on you anytime you don't bring a lot of money, does she? It's a man that brought you. Ah, what about the wife? The wife lives in Germany. The wife lives in Germany and he lives here also? Yes. Like, how many of you are with him? 2. You are 2 girls with him. Okay. But he's very nice to you. Yeah. Okay. Eh? He's very nice. No, it's not nice. But he doesn't beat you anyway. He beats me. He beats you? Yes. But he doesn't have any right to lay hands on you. You know that? Yes. He doesn't have any. You have to tell him that he does not have any right to lay hands on you. Okay? Okay. This thing has cuts. Wait, I know what to do. Can you tell me your age? I know you'll be small picking. Like, just tell me your age. Just tell me your age. 20. Hey, I pray. How old are you? I'm 20 years. 20 years. What do you want to become when you were growing up? In Nigeria, although I went to school, I school in Aoshi Polytechnic. I graduated my MD. So I was a newscaster, a journalist in Nigeria. Difficult to escape the streets because there is one thing you have to know about my case. I was employed to come here. I came here after I was already a graduate. I came here at the age of 26. I was not a baby. Do you get me? Then I was not a child. I was not underage. Then I was employed. I submitted my CV. These people, they don't know my family. They don't know my parents. They don't know anything about me. Then you can't compare this case to a case of a girl who somebody went to take from the village
from the village offering the family money, making the family to believe that they are taking this girl out of the country for jobs, to work, in order for the girl to help the younger ones. It would take courage, a very strong courage, for such a girl to go and report to the police. Because many of the girls have risked it to report to the police. Then their family at times go in for it. Their family, this mafia, go to Nigeria, kill their family, kill every of their members, and keep on letting the girl know, contacting the girl. Have you heard that your mother is dead? Have you heard that your sister is dead? I'll tell you that they have 14 years. I saved them. We are talking about 11, 14, 15 years. You find them on the streets, working as a prostitute here in Casavolturno. And nobody is doing anything about it. Nobody is doing anything. I went and complained many times. I reported it many times. Nobody is able to listen to me. And the girls don't want to trust anybody because they believe the government cannot help them. So they don't want to believe anybody. In Casavolturno, we have a lot of immigrants. About 15,000 immigrants living in Casavolturno without documents. They are not known in Italy. So if they are there and they commit any crime, at the end of the day, nobody will discover. There are many abandoned places, like a forest here. So if I came here and I'm a bad person, I kill somebody, I can come and bury the person here and nobody will know. This is the defect of Casavolturno. Coppola Pineta Mare si è sviluppata ed arricchita al punto da poter essere considerata il secondo porto turistico dell'Italia meridionale dopo Napoli. E prosegue, senza sosta ma nell'osservanza di un regolatore rigorosissimo, la costruzione di abitazioni medie, uni o bifamiliari. La spiaggia, profonda, perfettamente tenuta, immette in un mare pulito, dall'acqua trasparente come ormai si trova soltanto in prossimità delle isole più lontane. È un miracolo che si è ottenuto e si difende ogni giorno con l'estrema cura del litorale, di tutto il comprensorio, con la rete di fognatura che evita gli scarichi a mare e con gli impianti di depurazione. Qui fare il bagno è solo una gioia. Vuoi caffè? Là! Un buon caffè? Là. Mi chiamo Falcone Emilio, sono un imprenditore oggi e da piccolo siamo nati qua, quindi con tutta la nostra famiglia. I nostri genitori sono nati a Casavolturno come noi che siamo nati a Casavolturno. Mettere le sue radici in Italia. Casavolturno, quando io ero bambino, su questa zona qua che si chiama località destra Volturno, c'erano pochissime case. Poi dopo piano piano hanno fatto le infrastrutture, le fogne, eccetera, hanno costruito, invece di costruire con la licenza edilizia, non ci hanno fatto costruire, c'è stato tutto un abusivismo edilizio. E quindi da queste cose, quando si costruisce con l'abusivismo edilizio, c'è un problema, un caos enorme. Poi c'è stata un'invasione di campo di molti extracomunitari. Il vero problema sono gli extracomunitari, perché non hanno meta, non hanno lavoro e quindi distruggono tutto. E la gente ha paura, ma la gente quando io dico che la gente ha paura, sono quelle persone che venivano una volta all'anno, un mese, 2 mesi per fare la villeggiatura. E questo è il dato importante, perché le persone italiane non vengono né a affittare né a comprare più. Allora qual è c'è il pilastro adesso che gira? Sono gli extracomunitari. Certo che non ci sentiamo più a casa nostra, perché non abbiamo più, c'è la possibilità, non ci possiamo, qualsiasi cosa che fai, a chi lo fai? Agli extracomunitari.
business, soldi, perciò vengono tutti qua. Soldi. No, perché sono è più... un magna. No, perché stanno... Vabbè. È perché l'Italia non fa, cioè non mette i termini, non fa niente, no? Cioè, è tutto libero. Cioè... vogliono. Invece qua no. Venite. Soldi. Questa è la situazione. Scusa! Ecco qua. Ecco qua. Ciao. Ciao. Possiamo fare 2 chiacchiere? Sì. Prego. Bene, grazie. Questo è più. La casa è molto bella qua, il panorama quando c'è il tramonto, eh? Sì. Immagino. Da dove provieni? Dalla Nigeria. E da quanto tempo ti trovi in Italia o a Castelvolturno? Io da 26 anni sto in Italia. A Castelvolturno a volte andavo anche a abitare a altre parti. E tornavo sempre qua. E vivi con la tua famiglia? No, da sola. Angela, anche tu quando sei arrivata in Italia, sei arrivata senza soldi, sì. Hai dovuto pagare un riscatto per liberarti, sì. E per pagare questo riscatto sei stata costretta a fare la prostituta. Sì, per quasi 3 anni. Allora eravamo pochi, diciamo, non è... Quanto tempo fa? 91. Ma una volta avuto il permesso di soggiorno resterai qui a Castelvolturno o andrai da qualche altra parte a cercare? No, io volevo anche andare, anche perché ho paura qua. Perché? Per questi ragazzi, perché loro sono come mafie. Quali ragazzi? Hanno questi qua che hanno violentato questa ragazza. Non è la prima volta, capito? Io perciò ho paura di restare qua. Ma dicevi che appartengono proprio a una mafia nigeriana? Sì, si chiama Gruppo Eye. Di ieri siamo usciti a raccontare tutto anche ai carabinieri andando in caserma. Io non lo so perché loro stanno ancora qua, in questa zona. Ho paura che qualcuno da dietro mi viene a mettere qualcosa in testa. Io non lo so, questa volta i carabinieri mi devono dare la protezione perché no, questo è veramente troppo. Domani vai alla caserma dei carabinieri. Sì, mi hanno detto di venire domani. Che devi formalizzare la denuncia con nome e cognome. E loro sono obbligati a darti la protezione. Quindi non... Speriamo. No, è così. Che se tu fai una denuncia con nome e cognome, lo Stato italiano è obbligato a darti la protezione. Se non ti danno la protezione, fammelo sapere a me. Che io poi chiamo qualche avvocato. Va bene? Sì. Va bene, allora restiamo in contatto telefonicamente. Sì. Fammi sapere. In ogni caso, quando domani torni dai carabinieri, sono mi avvisi. molto contenta, grazie. Quando torni dai carabinieri, mi avvisi. Va bene? Sì, anche per il fatto del mio documento che sarà ancora. Lo Stato che ha annientato la criminalità organizzata italiana dovrebbe recuperare gli spazi che per 30 anni ha lasciato liberi, quelli relativamente soprattutto alla sicurezza e al lavoro. Non viene fatto. Continua l'abbandono istituzionale e i clan nigeriani continuano col loro profilo basso a fare le loro attività di prostituzione e droga. The mafia, Italian mafias understand that the mafia Nigerians are very strong. They are very, very fast, very smart. They kill you, nobody knows about it. The Mafian, Italian mafias, or we'll say the mafia, they come with a gun, they shoot, pop, they go, you see the dead body. No, Nigerian mafia will cut you into pieces. Then they throw it into the holes like this. Or give it in the forest like this. The dogs will chop. And nobody will find out again. So they are very, very dangerous. They are very, very aggressive. Buongiorno, ciao Stefano. Ciao Enzo. Ciao Gino. Ciao Manuela. Buongiorno. La copia del mattino? Certo. È solo questa, poi grazie caro, buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao Enzo, buongiorno. Ciao. Oggi dovrebbe essere uscito l'articolo di ieri. Ah, eccolo.
Castelvolturno SOS Parco Saraceno. Donna violentata, giallo e sommossa. Pagina 39. Qui ci sono ritornato perché la donna è andata poi successivamente, è andata prima dai carabinieri per denunciare della violenza, poi i carabinieri l'hanno invitata ad andare il giorno dopo a denunciare le persone che hanno usato violenza nei confronti di questa donna. Lo ha fatto e non ha ancora protezione però, vive ancora tuttora al Parco Saraceno, tuttora abita a 6 metri da quelli che sono gli aguzzini che lei stessa ha denunciato, gli appartenenti alla mafia nigeriana, e ha un oggettivo rischio di vita. Per cui adesso vado a casa sua sperando di trovarla, l'ho sentita stamattina al telefono, mi ha detto che era lì e la voglio invitare all'evento che c'è in programma oggi pomeriggio in un bene confiscato dalla Camorra a Castelvolturno, dove verrà sia il segretario del Partito Democratico, l'ex premier Matteo Renzi, sia l'attuale ministro degli interni Marco Minniti. Cercherò di avere un incontro riservato per poter rappresentare a Minniti questa esperienza. Da una parte la donna che ha avuto il coraggio di denunciare, la prima donna nigeriana peraltro negli 30 anni di Castelvolturno, nei miei 15 che mi occupo di informazione, che ha avuto il coraggio di denunciare la sua stessa comunità, i delinquenti della sua stessa comunità. Un attimo solo, tanto dopo si fa tutto. Fermare il treno del PD, cioè dedicare grande attenzione come PD a questa terra è un impegno che viene onorato. Naturalmente c'è molto da fare. Questo è l'ago. In pratica adesso verrà sia Renzi, che è segretario del PD, sia il ministro Minniti, che è il ministro degli interni. Sarà solo una presenza, non ci sarà la possibilità per i giornalisti di fare domande o di scambiare, però quantomeno, se è possibile, vorrei che scambiassi 2 parole con loro. Ma io di questo Però, io voglio che loro che mi aiutano ad andare via da là. Aiutami a trovare una casa e un lavoro. Lontano capito? Lontano da qua, magari a Napoli mi piacerebbe stare. Se capito? Tu riesci a parlare con Renzi e con Minniti, i poliziotti che ti devono aiutare, capito? Andiamo insieme a tutti gli altri. Signora senatrice, buon lavoro. Era solo per... Sì, Massimo, vai. È solo per dire il senso di questa tappa. Il mio primo impegno da segretario rieletto è stato scrivere a Dimitri per prendere l'impegno speciale per Castelvolturno e per la sicurezza di questo territorio. È un impegno condiviso dal nostro partito e da tutte le istituzioni. Grazie, ovviamente ringrazio i partecipanti, ringrazio tutti quanti, veramente non faccio l'elenco perché siete tantissimi, però volevo sottolineare veramente l'importanza di questo evento che va a ratificare un impegno, come ha detto prima Matteo, preso per Castelvolturno in tempi non sospetti. Un impegno che si è visto pure concretizzato con la nomina del prefetto Cappette, che anche lui presente, il commissario straordinario di governo, previsto appunto dal decreto Mezzogiorno, che ha individuato appunto Castelvolturno come uno dei comuni, uno dei 3 comuni, ma sicuramente il comune più critico dell'Italia, e non penso di essere smentito, per la presenza massiva di immigrati, ma non solo. Se a Castelvolturno vengono una massa indistinta di stranieri, a Castelvolturno ci sono tante etnie diverse. Abbiamo quasi 15.000 immigrati irregolari, 4.000 regolari, ma questo lo sa sicuramente pure il Ministro, e perché a Castelvolturno, a prescindere dalla disponibilità enorme di seconde case, non essendoci un controllo del territorio e sicurezza sul territorio, allora si ha la sensazione per chi viene di poter fare quello che vuole. No, per la stampa francese. Una domanda. Noi sentiamo parlare della mafia nigeriana. Cosa ne dice?
Se il ministro riesce a venire qui dove c'è la degustazione di mozzarella, lo fermiamo perché ho parlato col capo scorta e ci dedicherà almeno un minuto per provare a raccontare la storia di Angela, che è di per sé un'esperienza significativa di denuncia sociale. Scusa, è possibile fare qualche domanda? Dove sta Angela? Vieni Angela. Con gli uzzoli. Prego, non facciamo entrare giornalisti, fotografi, no, ma anche pure le cose, poca gente che ha stanza. Sì, lo so, ho visto. Siamo noi dei soci della cooperativa. Fate entrare solidarietà. Sì, siamo. Scusate. No, scusate. Per favore. C'è Angela, è una donna Buongiorno. vive a Castelvolturno, sabato ha denunciato 3 suoi connazionali che stavano violentando e picchiando una donna di 18 anni. Ha fatto i nomi, ha detto espressamente che appartengono alla mafia nigeriana e adesso la stanno seguendo, però lei è spaventata perché sì, mi stanno minacciando morte. Ho fatto la denuncia dai carabinieri. Però questi ragazzi non sono stati arrestati, stanno là. Io devo andare un poco lontano da loro. Come stanno ancora? Ho paura. Diremo la cosa alle forze di polizia. Grazie. Bene? Grazie mille. Grazie signore. Il ministro ha garantito un suo personale interessamento, quindi probabilmente ce la facciamo. Sì. Divertito dell'iniziativa. The 3 main subjects of the Nigerian mafias is, number 1 is prostitution, number 2 is drug trafficking, number 3 is selling of human organs. These are the strong keyhold of the organization. Sometimes it enter 6 kilos a day from the group I work with before. 6 kilos, I know it enters in Italy every day. Heroin, cocaine, crack, they all enter here every day. There are also places like Casali, like Villa Reterno. Also drugs arrive there very well. But normally, because there are a lot of abandoned houses here in Casavatuno, people believe to bring them here, then divide them to the other clients. Therefore, it happens to be in Casavatuno the most. Ramieri. Buongiorno sister. Chi c'è qua? Ehi, buongiorno. Come ti chiami? Tutto a posto, raga? Sì. Questa qui è una delle abitazioni occupate da extracomunitari. Qui recenti indagini hanno consentito di trovare, di rinvenire della droga. Abbiamo arrestato diverse persone per spaccio di droga. Questa è una delle piazze di spaccio di Castelvolturno. Capite bene che proprio per la conformazione dell'abitazione, della struttura, è particolarmente facile e spacciare e avvistare i carabinieri quando vengono. Vedete? È facile, c'è un unico accesso, quindi con una vedetta qui dà l'allarme e tutti buttano la droga.
la presenza di tutte queste siringhe qui è importante, perché fa capire che acquistano la droga qui dentro, i tossici, vengono qui, lontano da occhi indiscreti. Ora lo vedete così, ma qua di notte è totalmente buio, è la notte fonda, non c'è luce, guarda, non ci sono illuminazioni. Quindi vengono qui e si bucano e assumono sostanze stupefacenti. Questo è l'inferno. Quindi alla tua domanda, quante sono queste abitazioni abbandonate, occupate in maniera abusiva? Ho detto quel numero, circa anche 1000, e non è un eufemismo, non è un numero astratto. Guardate qui, a distanza di 30 metri ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E capite bene che è anche poi difficile contrastare i reati. È potenzialmente possibile che in ciascuna casa ci sia uno spaccio di droga, ma questo lo dico perché le indagini ci hanno consentito di appurare ciò. Qui sono state arrestate 3 persone in questa casa qui per spaccio di hashish a gennaio. In quella casa lì dove siamo stati prima abbiamo arrestato 6-7 persone nel corso dell'ultimo anno per spaccio di eroina e cocaina. Queste abitazioni qui, vedete, sono murate perché i proprietari di un tempo forse le avevano murate, però le hanno aperte e vedete sopra c'è gente. Sono riusciti comunque ad entrare. È così. Guardate. Sembra una zona di guerra. Continuiamo nel viale. Perché poi è bello vedere una cosa. Il contrasto tra una zona così degradata è un posto bellissimo, c'è un mare fantastico, ora vi faccio vedere. Attenzione qua, Venite, venite. Guardate, questa è un'altra abitazione frutto dell'abusivismo, proprio sul mare. Un tempo qui veramente dal punto di vista turistico aveva delle possibilità di crescita immense, inaudite. Poi tutta una serie di eventi che conoscete hanno determinato questo. Ma qui un tempo era un posto fantastico. Era bellissimo perché c'era la natura, c'era un paesaggio oggettivamente bello. E ora c'è purtroppo questo. Purtroppo tutto ciò, vedete, tutto abbandonato, tutto ormai... Non dico perso perché sennò non avrebbe senso fare neanche ciò che facciamo noi. Perché se tutto fosse perso dovremmo dire beh, basta, fine. C'è speranza, c'è tanta speranza e forse noi, ma come anche altre persone, carabinieri, polizia, finanzieri, società civile, enti locali che nonostante tutto vanno avanti, cercano di fare qualcosa. Perché comunque è un territorio, anche questa è una parte d'Italia, dico io. Anche questa è una parte d'Europa. I'm now going to the police station where they have to ask from me what exactly happened and how the case is going anyway. I'm going to tell them what I saw, what I've been seeing among these groups of Nigerian mafias there. Everybody is afraid. Everybody, it's not only me, it's just that my case now is worse because I am the one that
And now brought in the Carabinieri and the journalists now. It's not something that people don't know. Everybody is aware, nobody is doing anything about it. See you guys later. See you just here. Yeah. Took almost 4 hours. I told them everything that has been happening. They all asked me what I really knew about these guys, the one that is involved in the rape case. And I told them everything. And then I asked them also for protection. I'm in danger. I don't know exactly now what is going to be the outcome. If they can help me or not. Angela è scappata da Castelvolturno, si è rifugiata lontano da questo luogo perché non si sente protetta. Ha fatto quello che ha fatto, ci ha raccontato che lo rifarebbe perché non si possono consentire tali violenze nei confronti di ragazzine, però non ha avuto il sostegno che si aspettava, non ha avuto il sostegno che una donna che ha il coraggio di denunciare avrebbe meritato. In Europe, I think it's like we lack humanity. Nobody cares. People living in the house, there's no lights, no water, nothing. And some of them have documents, they pay regular, they pay taxes, they're working regular, but no help. So at the end of the day, you see, surely this organization can grow up every day because they believe what the leaders are telling them. That look, the government don't care anything about you, you have to care for yourself. We are helping you. It's a very big problem. But don't be afraid, be strong and bold. That is my motto. You have to be strong and be luckiest one. And be focused. Life is good. Thank you.